Io credo che uno sportivo in generale debba sempre essere, non dico insicuro, ma debba sempre cercare la perfezione. Nel mondo dei rally e dell'automobilismo ci sono due categorie di piloti. I piloti che corrono per battere gli avversari o i piloti che cercano di migliorare se stessi di volta in volta. Io credo di far parte della seconda categoria. Sono Michi Biasion, sono un architetto mancato perché ho dedicato la mia vita all'automobilismo e sono stato 2 volte campione del mondo di rally, unico italiano ad avere questo titolo, quindi il mio è l'unico nome nella Hall of Fame della Federazione Mondiale di Automobilismo. Fin da bambino ero appassionato di automobilismo e di competizioni. Nel Veneto non c'erano circuiti, quindi chi amava le auto da competizione si appassionava ai rally. Nella prima parte degli anni '80 nei rally si poteva competere con delle vetture che si chiamavano Gruppo B. Erano dei prototipi appositamente costruiti per le competizioni. Ma dal 1986 al 1992 i regolamenti hanno imposto ai costruttori di automobili di correre con delle vetture derivate dalla serie, quindi non appositamente costruite per le competizioni, bensì vetture che uno poteva comprare in concessionaria e trasformare da competizione e partecipare ai rallies. L'avvocato Agnelli, che era un grande appassionato di montagna, voleva usare la Delta in montagna, quindi fece fare un prototipo di una 4 ruote motrici della Lancia Delta che veniva usata in città generalmente. Già all'inizio dell'86, quando ancora non si sapeva che sarebbero cambiati i regolamenti, però c'era già una versione a 4 ruote motrici in produzione della Lancia Delta. Io ero collaudatore e fui incaricato dello sviluppo di questa macchina ed effettivamente i primi test che facemmo all'Isola d'Elba, il secondo giorno di test, distrussi la prima versione della macchina perché proprio la sospensione, che non era ancora stata rinforzata per le corse, avendo aumentato di molto la potenza, ebbe un cedimento e io capottai giù per la montagna. Particolare, ho ancora quella macchina nel mio garage e la sto ricostruendo perché è un oggetto di antiquariato, si può dire. La Lancia Delta l'ho chiamata bambina proprio perché, essendo anche stato collaudatore di Lancia, dalla prima versione del 1985 fino al 1992 ho seguito lo sviluppo di questa macchina e quindi l'ho, come diciamo noi italiani, l'ho cresciuta e l'ho fatta diventare 6 volte campione del mondo.
Io ci ho messo un pochino a vincere una gara, ho vinto 2 titoli di campionato italiano, ma non era quello l'obiettivo della mia vita. E fui promosso dalla Lancia nell'84 al campionato del mondo. E finalmente in Argentina, nel 1986, colsi la mia prima vittoria mondiale, il Rally d'Argentina con l'S4, che dominai dal primo all'ultimo chilometro. E da lì cominciò veramente il mio periodo, la mia epopea, i miei anni più importanti. Però la mia gara preferita era l'East African Safari Rally e finalmente nel 1988, anche nell'89, vinsi questa gara che per il gruppo Fiat era stregata. Io ogni volta che vincevo una gara o un campionato ero contento, ma non mi gustavo la vittoria, per un semplice motivo, perché avevo un modo di pensare di agonismo allo stato puro, quindi ogni vittoria era un esame superato che però ti metteva in condizioni di fare un esame successivamente, quindi ogni gara era una sfida e ogni vittoria era, come dire, uno scalino in più per la prossima gara da superare. Infatti quando mi resi conto di non essere più estremamente competitivo, nel 95, abbandonai senza nessuna tristezza il mondo delle corse, perché sapevo che avevo dato il massimo per tanti anni, avevo ottenuto il massimo e soprattutto come italiano nessun altro aveva fatto nella storia quello che ho fatto io. Il lavoro più grosso della Delta era stato di portare più peso possibile dall'asse anteriore all'asse posteriore e perciò la Delta andava guidata con una certa aggressività e cercando di sentire nel volante maggiormente i pneumatici anteriori e di avere la parte dietro della macchina come un carrello che ti seguiva nelle varie traiettorie. Quindi era una macchina che si doveva guidare diversamente da quelle a cui si era abituati prima, alle 2 ruote motrici posteriori o all'S4 che aveva il motore tutto nel posteriore. Si doveva sempre correre con delle vetture derivate dalla serie, quindi se gli ingegneri volevano delle vetture più larghe per le competizioni dovevano fare anche il prodotto stradale più largo. Quindi motore anteriore, poi è stato leggermente spostato un po' più indietro per avere un maggiore equilibrio di pesi, una trasmissione a 4 ruote motrici con 3 differenziali, uno anteriore, uno centrale e uno posteriore, in modo da ripartire la potenza del motore su tutte e 4 le ruote, non solo sull'asse che aveva maggiormente aderenza. E la ripartizione dei pesi, che dall'inizio era l'80 sull'anteriore, il 20 sul posteriore, si era arrivati quasi a 50-50, quindi dalla 4WD, la Mingherlina, alla Evo 2, Evo 1, Evo 2, macchina del 92-93, dopo 5 anni era completamente svanito il sottosterzo, bensì la macchina era diventata molto più neutra, molto più anche facile da guidare per l'utente normale. Questa Delta del 1989, la macchina con cui ho vinto il mio secondo titolo, ha degli accorgimenti molto particolari. Sono dei ventolini che ci sono sulle ruote anteriori, che sono questi dischi che hanno una funzione di estrarre il calore dai freni a disco. E un'altra cosa, i parafanghi sono leggermente più larghi in modo da poter
contenere dei pneumatici un po' più larghi, perché ogni anno la Lancia omologava un pneumatico più performante con delle misure un po' maggiori per avere più tenuta di strada. I piloti di circuito fanno il corpo a corpo, quindi sanno sempre se sono in testa, se sono davanti, se sono dietro, se riescono a superare l'avversario. Il rallista è nella sua macchina, con il suo navigatore, che affronta queste strade, queste centinaia di chilometri di percorso nelle montagne, nelle savane, nelle foreste, però non ha il confronto diretto con l'avversario, non sa se l'avversario sta andando più piano o sta andando più forte di lui. Mi facevo mentalmente che il mio avversario mi stava recuperando, mi stava prendendo, in modo di poter aumentare il ritmo facendo appunto un lavoro mentale che mi portava ad essere più aggressivo con l'automobile e con le curve da affrontare. Per me l'automobile è stata uno strumento di lavoro e quando ho smesso di correre è diventata una passione. La passione oggi mi porta a coccolare le vetture con cui io ho vinto i miei campionati del mondo ed effettivamente è una grande soddisfazione rivedere e tenere in forma le mie bambine, così le chiamo. Raramente le vetture che hanno corso con i colori Martini non hanno vinto il campionato del mondo. Perciò sono dei colori rimasti nella memoria della gente e ancora oggi quando una vettura porta i colori Martini la gente si aspetta una vettura vincente. Una cosa che mi piace raccontare è che oggi mi rendo conto di quello che ho fatto molto più di allora. Allora vivevo con l'angoscia di dover in continuazione dimostrare le mie capacità. Oggi che nessun altro italiano è riuscito a fare quello che ho fatto io, al mattino quando mi alzo e mi guardo i miei trofei o mi vedo le mie Lancia Delta da competizione, dico che bella storia, che uomo fortunato sono stato nella mia vita.